Ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Signori, siamo nella settimana di AEW Dynasty e la prossima sarà la settimana di WWE SummerSlam, quindi abbiamo due pay per view dell'AEW e della WWE a una settimana di distanza. Partiamo carichi con la puntata di Raw su Netflix di oggi. Allora, in questo episodio vi dico che questa settimana non faremo né SmackDown né Collision, quindi porteremo Raw e Dynamite subito dopo. In compenso però abbiamo unito, stavolta in maniera abbastanza bella, le rivalità di SmackDown e Raw nella puntata di Raw e quelle di Dynamite e Collision nella puntata appunto di Dynamite. Va bene, per portare avanti anche le ultime narrative. Questa settimana non serviva una puntata di Collision, potevo anche portarla a Dynamite per le rivalità lì, così poi andiamo direttamente subito a goderci il pay-per-view dell'AEW. Ma adesso è il momento di commentare questa puntata di Raw, questo open air con il campione intercontinentale Rey Mysterio. Si presenta qui, ricordiamolo, proprio lui che dovrà difendere a SummerSlam il titolo intercontinentale dall'assalto di Powerhouse Hobbs, rappresentante l'Art Business. Ecco il messicano che avanza. Making his way to the ring, representing the LWO from San Diego, California, weighing in at 175 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Rey Mysterio! Eccolo qui il campione intercontinentale che sale sul paletto e mostra a tutti la cintura. Ragazzi, però nella scorsa puntata c'è stata la sconfitta di Rey Mysterio contro appunto Powerhouse Hobbs, e questo ha concesso a Hobbs la sfida titolata per SummerSlam. MVP l'aveva detto il leader della Art Business, di cui fa parte anche Bobby Lashley. L'aveva detto, dopo questa dominanza nella categoria di coppia è il momento di avere una title shot per entrambi i miei assistiti. Powerhouse Hobbs l'ha presa. Bobby Lashley ancora c'è qualche dubbio, tuttavia è arrivato il momento dell'avversario di oggi per Rey Mysterio, e eccolo qui, Ricochet. Il salderino Ricochet si presenta. And his opponent from Las Vegas, Nevada, weighing in at 190 pounds, Ricochet! E avanza con fare lesto Ricochet verso il ring. E inizia il match open air di Monday Night Raw, penultimo Monday Night Raw prima di WWE SummerSlam, il più grande party dell'estate, nonché uno dei pay-per-view più importanti qui nella World Wrestling Entertainment. Gran volo di Rey Mysterio, prova lo schienamento subito, uno. Beh, sorpresa evidentemente di Ricochet, non se l'aspettava. Ora DDT di Rey Mysterio. I due hanno nelle corde un bel bagaglio di mosse spettacolari. Vediamo un po' se ce le godremo o no. Ma attenzione qui, un Tres Amigos in onore di Eddie Guerrero. E completata la sequenza dei tre suplex, poi ginocchiata. Grandissimo inizio per il campione intercontinentale. Ricordiamolo, questo non è un match valido per il titolo.
Ma io fossi il Re Mysterio sarei molto attento, perché Powerhouse Hobbs, e chissà che non si farà aiutare anche da Bobby Lashley, è sicuramente nei paraggi. Tenere d'occhio Re Mysterio in vista del loro match a SummerSlam. Grande mossa di Ricochet sul messicano. Serie di pugni qui, attenzione. Oh, lanciato contro i gradoni. Ribalta qui l'Irish Whip, Ricochet. Serie di colpi, ma ribalta Re Mysterio. Attenzione, suplex. Ancora una volta Tres Amigos. E fuori dal ring, ragazzi, come vi dico sempre, è proprio dove fa più male, signori. Dove l'impatto è meno attutito rispetto al ring. Lanciato ora. Uno, beh, c'è ancora Ricochet e ci mancherebbe altro, dico io. Mysterio ancora deve fare, attenzione qui, tentativo di Canadian Destroyer, no, ma Ricochet si tira su e colpisce una serie di pugni il volto, direi. Poi lo prende al volo, lo prende in corsa mentre probabilmente stava andando contro le corde per una mossa in springboard. Grandissimo volo di Ricochet, che ora si carica, vuole fare la prestazione. Serie di pugni, direi. Grande Mr. 619 Re Mysterio. Colpo pieno su Ray. E dice no Re Mysterio, scusatemi ma era andato in bagno. Beh, devo dire davvero un buon match per questi due, ma non potevamo chiedere. Ne approfitta ora Ray dopo il Ricochet per schiantarsi, ma non basta. Se ne Ray, dropkick basso. Prova forse una frog splash e si schianta Re Mysterio. Ricochet, in maniera intelligente, come si è schiantato Ray. E ora infierisce, lo prende, attenzione, presa di sottomissione qui, può sottomettere il messicano, ma attenzione Ray, come si è liberato questo sgambetto, crossline.
Attenzione, sale sulla terza corda, Ricochet, prova l'acrobazia, mamma che spettacolo puro, parte di Ricochet. Direi davvero un bel inizio di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Ora ribalta Re Mysterio, che mossa fantastica questa Springboard Head Scissor 2, dice ancora no Ricochet. Lanciato, attenzione, ginocchiata, lo prende in pieno proprio. Attenzione Ricochet, può volare ancora, fantastico, shooting star press, 1, 2, 3, incredibile, la vittoria di Ricochet, incredibile, non l'avrei detto, grandissima vittoria di Ricochet. Ragazzi, qui io quasi quasi stavo pensando di fare, ma vedremo se questo influenzerà nella prossima settimana, se questo influenzerà o meno il match di SummerSlam, che comunque rimane Re Mysterio contro Powerhouse Hobbs, ma questa vittoria di Ricochet, contro il campione intercontinentale. Ma va bene, andiamo alla prossima ragazzi, perché abbiamo il secondo match di Monday Night Raw, Bianca Belair contro Lyra Valkyria, una Bianca Belair che è in rivalità abbastanza importante contro la The Empress of Tomorrow, ovvero la campionessa mondiale WWE, ovvero Asuka. Le due andranno proprio a SummerSlam in un match proprio valido appunto per il titolo. E ora vedremo un po'. Bianca sta entrando sul ring, ma viene attaccata proprio da Asuka, come vi avevo detto, proprio lei colpisce Bianca alle spalle, continua a colpirla, l'arbitro non riesce, ora la strozza e la colpisce, non si sa bene. Ora attenzione, la provano a dividerla, l'hanno portata via, l'allontanano, viene allontanata Asuka e la Valkyria un po' dubbiosa rimane sul ring e dice vabbè, buon per me. E allora Bianca sale sul ring e ora il match può ufficialmente iniziare ragazzi. Grande springboard crossbody di Lyra Valkyria. Shoulder block. Attenzione, Bianca Belair la alza con la sua potenza, la EST of WWE. Attenzione, che mossa questa, può spezzare il collo, ma Lyra Valkyria ancora springboard crossbody, ci ha preso gusto qui, 1, 2, no, non arriva a 2, ancora terzo springboard crossbody, la butta sul gioco aereo oggi la Valkyria, insecurity kick anche, bel momento dell'irlandese Lyra Valkyria, in difficoltà Bianca Belair, ex campionessa mondiale nella scorsa stagione nella nostra Universe Mode. Tra l'altro ricordo, se volete recuperare tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, Dynamite, SmackDown e Collision della scorsa stagione, la trovate nella playlist Best of 2024-2025. Attenzione, prova lo schienamento, ora Bianca Belair, neanche uno, Lyra non ci sta. Face slam qui.
Attenzione, la solleva e la schianta con questa inverted electric chair, ma poi Enziguri kick di Lyra Valkyria. Una bella prestazione da parte di Lyra Valkyria, nonostante il grande divario che c'è tra le due. A favore di Bianca Belair ovviamente vola Lyra, ma Bianca, bel moonsault, standing moonsault. Attenzione, sale, militari, drop, fuori dal ring. Questa fa malissimo la Valkyria, ora la butta, attenzione, sul quadrato. Attenzione, sale sulla terza corda, Bianca Belair, elbow drop sulla schiena a spezzare in due la Valkyria. Attenzione, 1, 2, no, dice di no, Lyra c'è ancora. Attenzione a Bianca Belair, che forse vorrà provare una KOD, e infatti no, ribalta Lyra, grandissima qui, evitare la mossa finale di Bianca, DDT, ma Bianca è già in piedi, incredibile. Power Slam, grande combinazione di atletismo e potenza, due aspetti perfettamente all'interno di ciò che è la Bianca Belair atleta, ma qui ora ribalta la Valkyria con una DDT, un tentativo di spear. Attenzione, standing moonsault, scambio di pugni, Lyra ci sente, Bianca non cede. Buon match davvero, ragazzi, bella prestazione della Valkyria. Oh, attenzione, vince la Valkyria lo scontro, guardate! Quarto springboard crossbody di Lyra Valkyria, ottima prestazione, e ora va per la mossa finale, attenzione! Oh, assegno! 1, 2, no, Bianca Belair dice no. Prova a rialzarsi usando le corde, ora Bianca. Guardiamo il vantaggio all'inizio match con Asuka che ha fatto l'interferenza durante l'ingresso proprio di Bianca e l'ha colpita, saltata, prima che il direttore di gara e la security riuscisse nell'impresa di allontanare. Quattro. Oh, come la batte Bianca! Mamma mia, fantastico, fantastico. Questo standing shoot star press. Poi attenzione, la famosa KOD, Kiss of Death. Boh, Lyra io non credo ce la farà a resistere ancora. Lanciata. Ma cara Bianca, se vuoi vincere, amica mia, devi portarla al centro del ring. Niente conteggio fuori, mi dispiace. No, scusate raga, questo non era una cosa che... Me lo sono sentita così, perdonatemi, avrò rovinato il match. Attenzione Bianca, fanno un KOD all'arbitro, meno male no. 9. Vabbè, va. Uno, due, oh, incredible. Incredibile Lyra Valkyria, che prestazione sta facendo, ragazzi. Vola Bianca, double axe handle. Continua questo grande incontro, ragazzi. È andato a vuoto.
con la frustata letale. Continua questo grande match, Lyra si scansa, attenzione! Lancia! Che super calcione! Potrebbe essere finita! 1, 2! Mamma mia, che match tra Lyra Valkyria e Bianca Belair, il miglior match di Lyra nella nostra Universe Mode. Ancora! Il Molto Spot, ora potrebbe essere finita. 1, 2. Wow, ancora no. Ma che match sta facendo Lyra Valkyria? Incredibile. Attenzione, proprio lo schienamento dopo questo calcio. 1, 2, 3. Vince Bianca Belair. Lyra Valkyria è così stanca che è bastato un calcione ben messo nel volto. Ma attenzione, Asuka, ricordiamo, è intervenuta proprio durante l'ingresso di Bianca Belair. E ecco che le due vanno verso il faccia a faccia. Qui servirà altri arbitri, altri membri della security per dividere le due, perché sta per iniziare il patatrack sullo stage di Monday Night Raw. Lo stiamo vedendo. Ecco qui. E infatti le due si picchiano. Ricordiamo, le due saranno le avversarie a SummerSlam nel match valido per il titolo mondiale WWE. Asuka sfugge alla security, colpisce Bianca, ne vedremo davvero delle belle. Asuka allontanata. Ragazzi, che scontro ci attenderà tra queste due, tra Bianca Belair e tra Asuka. E ora andiamo al terzo incontro di questa puntata, che è iniziata veramente col top. Anche la prossima puntata, subito dopo di AEW Dynamite, sarà esplosiva. Andiamo al prossimo incontro di Undertaker contro Chris Jericho. The Undertaker viene da una grande vittoria contro Gunther nell'ultima puntata di Raw. Nell'ultima puntata di Raw, un Gunther che non è più il campione indiscusso WWE, perché ha perso la cintura in favore di The American Nightmare Cody Rhodes, proprio nell'ultimo pay per view della WWE che abbiamo trasmesso, ovvero Saturday Night's Main Event, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare. La trovate nella playlist relativa a questa stagione, ovvero la stagione 2025-2026. Attenzione, è il momento dell'ingresso scenico di The Undertaker, il Phenom, il Deathman. È qui una delle aggiunte relative nella puntata del draft, i 3 acquisti extra che abbiamo dato sia per le W che per la WWE. Oltre il draft, che se vi interessa andate anche quella a trovarla nella playlist della stagione 2025-2026, si chiama WWE EW Draft. E eccolo qui il Phenom di Undertaker, che da quando è arrivato in questa stagione, dal suo debutto, ora che siamo ancora all'inizio della stagione, collezionato soltanto vittorie, grandi match. A Saturday Night's Main Event è riuscito a avere la meglio di The Legend Killer, The Viper, The Apex Predator, di Mr. RKO, ovvero Randy Orton. E adesso ha un'altra. Adesso è pronto a continuare a scalare le gerarchie. Perché chiaramente, ragazzi, non ve lo devo dire io, ma uno come lui non può fare altro che puntare al titolo più importante qui in federazione. Titolo attualmente detenuto da Cody Rhodes, ma non è ancora il momento
perché ricordiamo che a SummerSlam ci sarà il grande match valido per il titolo indiscusso WWE tra The American Nightmare Cody Rhodes e il Tribal Chief Roman Reigns. Roman Reigns, che ricordiamo la Saturday Night's Main Event, è riuscito a sconfiggere Tetsuya Naito nel loro secondo scontro tanto atteso in pay-per-view, dopo che la prima volta riuscì a vincere Naito un Hell in a Cell con cui tra l'altro in quell'occasione strappò anche la cintura alla vita di Roman Reigns. SummerSlam 2024, che anche questo vi consiglio di andare a operare perché è stato davvero un bel pay per view, non solo il main event, questo lo trovate nella playlist Best of 2024-2025. Ma Undertaker ha ora concluso il suo ingresso ed è ora il momento dell'avversario di oggi per il The Phenom, ed eccolo qui, un uomo con tanti soprannomi, The Ocho, The Demo God, The Lionheart, Y2J, The Learning Tree. Ragazzi, probabilmente alcuni che me ne sono anche dimenticati, ma sicuramente per tutti noto come Chris Jericho. Chris Jericho, che a WWE Night of Champion ha avuto la possibilità di diventare campione degli Stati Uniti, ma fu sconfitto da King Booker T, un King Booker che tra l'altro ha perso la cintura proprio a Saturday Night's Main Event dopo l'assalto di Drew McIntyre. Quindi comunque The Undertaker è pronto, Chris Jericho è pronto e questo match può iniziare qui a Monday Night Raw. Inizia subito bene il The Phenom con la potenza, lo solleva. Ma ora il canadese riesce a evitare. Colpo di Undertaker, un inizio abbastanza equilibrato, devo dire. I due sapranno offrirci sicuramente molto. Lanciato. Oh! Lanciato di Undertaker, ghigliottina, preso, attenzione, caricato di Undertaker, pensa che va a sbattere contro le Pro Ring, continua a inserire il Phenom, leg drop anche qui. Nell'arbitro fronte al 5, vediamo i due atleti devono rientrare sul quadrato prima del conto di 10 per evitare il count out, fino a colpire Undertaker e Chris Jericho. Otto, ma Undertaker è stato più veloce di lui, evita. Grande inizio, ragazzi, qui. Ribalta Chris Jericho. E per l'arbitro, poi Chris Jericho ha colpito uguale, ma l'arbitro qui è andato un po' a infastidire Jericho.
la stride powerbomb e continua a colpire ovviamente un pestone dietro l'altro Undertaker dopo questa grande mossa. Attenzione, che succede? Ma la musica è quella di Gunther? Ma è quella di Gunther, ma non si è Codebreaker, incredibile questo colpo di scena. È arrivata la musica di Gunther, ricordiamolo, non ha preso assolutamente bene la sconfitta contro The Undertaker della scorsa settimana. Ma qui Gunther ha provato a infastidire il Phenom, una cosa che non doveva assolutamente fare, perché lo sappiamo cosa succede dopo. Intanto continuiamo a commentare questo incontro con un Undertaker che è stato sorpreso, poi appena si è girato si è beccato una Codebreaker, una delle mosse più potenti di Y2J Chris Jericho, e ora è in svantaggio, ma attenzione, prova di alzarsi, lo lancia contro i gradoni. Si vanta Chris Jericho, pensa di aver vinto, ma ce n'è ancora di lavoro da fare per abbattere un nome indefino, che tra l'altro sarebbe la prima sconfitta nel caso da quando dal suo debutto in questa stagione. Solo vittorie per lui, non succede molto spesso. Ora Undertaker attende Jericho, lo lancia con questa sweep, niente da fare. Lo lancia, attenzione, forse è pronto una Judas Effect che va a vuoto. Grande questo springboard Enziguri kick. 1, 2, davvero un bel match. Undertaker dice no. Se ne lo lancia Judas Effect a vuoto. Aveva provato Jericho la sua spinning elbow smash. Oh, attenzione. Ora prova allontanato dalle corde, forse vorrà provare una Walls of Jericho, la sua mossa. No, niente da fare. E allora attenzione, gli pesta la mano e lo colpisce. Ora la vuol provare a Walls of Jericho. Attenzione, una culla improvvisa di Undertaker. Solo uno. Serie di pugni al volto di Jericho, di Taker. Lo prende. Attenzione, lo solleva. Tombstone Pile Driver e sanguina anche Chris Jericho. Potrebbe essere la fine per Y2J. 1, 2, no. Dice di no. Attenzione, culla improvvisa. Ancora 1, 2, niente. Bel match davvero tra Jericho e Undertaker. Attenzione, lo carica, lo sbatte prima contro l'angolo e poi per terra. Leg drop anche a ghigliottina di The Undertaker. Attenzione, Undertaker si toglie la pettorina e quando lo fa abbiamo imparato che lo prende. Chokeslam! Devastante la Chokeslam su Chris Jericho. E poi lo prende ancora. No! Ribalta il tentativo di Tombstone Pile Driver. Judas Effect a segno. Attenzione. 1, 2. Si rialza Undertaker. Schiaffone. Era probabilmente si rialza ancora, non permette a Jericho di applicare la sua Walls of Jericho terrificante, però attenzione, ora niente da fare ancora una volta. Undertaker si rialza, Irish Whip, niente da fare, springboard drop kick, veramente grosse difficoltà per The Undertaker. E ora Jericho vuol provare sicuramente a applicare la sua mossa. Ecco, attenzione, va alle gambe, lo prende. È pronto
per la Walls of Jericho, potrebbe vincere Chris Jericho, Undertaker, ribalta. Oh, io voglio provare un roll up, lo sapete, ogni tanto io mi metto a provare roll up, però attenzione Undertaker, oddio, sulla terza corda potrebbe essere devastante un peso come lui, leg drop letale, 1, 2, 3, altra vittoria per The Undertaker che sconfigge Chris Jericho. Ma ricordiamolo che durante il match c'è stata la distrazione tentata da Gunther, la musica d'ingresso era la sua, poi lui non si è presentato. Questo Undertaker non tende a dimenticarle, quindi vedremo cosa succederà, come risponderà il Defino. Intanto altra vittoria per lui. L'imbattuto di Undertaker continua la sua striscia di vittorie. E ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi, prima del main event che avrà i titoli di coppia WWE in palio, perché a SummerSlam non si potranno difendere visto che Power Up sarà contro Rey Mysterio e Bobby Lashley ancora non è proprio sicuro, ma probabilmente andrà contro Drew McIntyre per il titolo degli Stati Uniti, per cui i titoli di coppia non saranno difesi al più grande parte dell'estate, almeno quest'anno, e quindi li mettiamo una puntata di Raw che non è quella proprio l'ultima prima di SummerSlam, ma è la penultima, contro un gruppo assolutamente strano formato da AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Ma ora è il momento di Cody Rhodes contro Malachi Black. Eccolo qui, Malachi è già entrato, Cody Rhodes, attaccato da Roman Reigns che poi fa impattare Cody contro i gradoni d'acciaio e l'oggetto sul ring. Ora viene allontanato dall'arbitro, d'altra parte tra i due sarà lo scontro a SummerSlam, come avevo detto anche a inizio puntata, per il titolo. I due si sono già fatti qualche screzzettino e questo è l'ennesimo. Malachi Black si prende il vantaggio e inizia l'incontro, ragazzi. Malachi Black contro Cody Rhodes, il campione indiscusso WWE. Attacca ora Malachi Black. Beh, gli ha dato un bel vantaggio a Roman Reigns. Gli ha dato un bel vantaggio su Cody Rhodes l'intervento di Roman Reigns, attaccando alle spalle di American Nightmare. Quello sarà un match che attendo molto, quello tra Cody Rhodes e Roman Reigns. Lanciato contro le barricate, ora attacca Cody Rhodes, l'arbitro intanto conta. Ne sale sulla terza corda ora. Niente. Errore, però Malachi Black ne approfitta. Attenzione, ora Cody ritorna. È più veloce Malachi Black, però colpo alla testa. Lo soffoca con questa presa all'angolo e lo lascia andare. Difficoltà per Cody Rhodes. Prova lo schienamento, ora Black 1. Niente da fare. Bulldog, fantastico. Attenzione, Crossroads, la mossa finale di Cody potrebbe essere finita di già. 1,
2, niente, Malakai Black c'è ancora. A un certo punto Cody ha premuto il piede sull'acceleratore e si è trovato un vantaggio davvero non da poco. Evita qui Malakai e colpisce con i suoi calci, tipici del suo repertorio. Oh, lanciato fuori dal ring Malakai. Ma Cody in maniera molto intelligente. D'altra parte ci ha messo troppo Cody Rhodes, che si è schiantato fuori dal ring dopo questo tentativo di volo. Poi serie di calcioni. Attenzione Malakai, ginocchiata da KO e poi springboard dropkick. Bella offensiva la sua. Cody lo lancia, Power Slam e poi serie di punti. No, ribalta Malakai Black. Cody lo prende, sbatte di testa contro l'angolo. Serie di chop. Uno, due, niente. Ancora Malakai Black resiste. Prova a rialzarsi aggrappandosi le corde. Crossline e finisce fuori dal ring. Ha battuto Malakai Black. Serie di pugni di Cody Rhodes. Poi attenzione, Alabama Slam fuori dal ring, devastante ragazzi l'Alabama Slam. Mossa ad alto impatto, ora prova a svitare la testa dal collo di Malakai Black. Cody Rhodes sono serie di calci. Poi no, niente da fare, gomitate i due ancora fuori dal ring. L'arbitro è arrivato a 5 intanto. Conteggio, colpo alla gamba e lanciato contro i gradoni d'acciaio. Qui siamo arrivati al 7. Non la farò finire per conteggio fuori, ve lo dico subito. Riportiamo Cody Rhodes fuori dal ring. Rialzati su. Bello questo ragazzi, proprio che volo letale, che missile drop che gli ho fatto fare. E ora prova lo schienamento con questo mio assist Cody Rhodes. 1, 2 e 3. La vittoria di Cody Rhodes con la mossa che gli ho fatto fare io. Grande Cody. Vince Cody Rhodes, battuto Malakai Black nonostante l'interferenza di Roman Reigns. Ricordiamolo, durante l'ingresso di Cody che ha dato un vantaggio a Malakai, ma niente da fare, la vittoria di Cody Rhodes. E ne vedremo delle belle a SummerSlam tra lui e Roman Reigns nel match che ci sarà valido per il titolo di campione indiscusso WWE, titolo più importante in federazione, ma è adesso finalmente arrivato il tempo del main event di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Come ho detto prima, visto i titoli di coppia non potranno essere difesi a SummerSlam per altri impegni dei campioni, li difendiamo proprio stasera nel main event. La Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, i campioni di coppia, ovviamente accompagnati da MVP, il leader creativo, difendono i titoli dell'assalto della strana coppia
formatasi sull'amicizia e sul rispetto, ma la stranissima coppia, mai vista prima, grande inedito per la nostra Universe Mode, quella formata da due che sono ex campioni intercontinentali entrambi nella nostra Universe Mode, ovvero AJ Styles e Shinsuke Nakamura. E iniziamo, ragazzi. Poi dopo non andrò da nessuna parte perché ci sarà la consueta puntata di AEW Dynamite, l'ultima prima del pay per view AEW Dynasty. E inizia, ragazzi, con l'ingresso qui. E eccoli qui, i campioni di coppia, l'Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, accompagnati da MVP. Introducing the champions, accompanied by MVP at a combined weight of 548 pounds, the World Tag Team Champions, Bobby Lashley and Powerhouse, the Hurt Business. Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, che tra l'altro un regno da campioni veramente di dominanza assoluta, probabilmente il più bello della nostra Universe Mode insieme a quello di Sami Zayn e Kevin Owens. Fantastico anche quello, se ve lo ricordate. Potenti l'Art Business, un Art Business che, ricordiamolo, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs andranno tutti e due a SummerSlam per i titoli secondari, rispettivamente titoli degli Stati Uniti e titolo intercontinentale. Ma è ora il momento, i campioni hanno fatto il loro ingresso, è il momento degli sfidanti, l'improbabile e inedita coppia formata da Shinsuke Nakamura, che sta per fare il suo ingresso, la sua classica e scenografica ingresso tipico di Nakamura. Eccolo qui, ex campione intercontinentale, che farà coppia con l'altro ex campione intercontinentale, ovvero The Phenomenal AJ Styles. And introducing the challengers, first from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura. Il pubblico sempre partecipe durante l'ingresso. Scusate ragazzi per queste schermate nere e tutto il resto, ma mi si era scaricato il joystick. Lo sapete, ogni tanto mi succede. Comunque ragazzi, molto molto bene. Nakamura come sempre, il suo ingresso carico di energia e scenografia. Il pubblico sempre molto molto carico. È tornato Nakamura dopo aver perso il titolo intercontinentale. Nella scorsa stagione si era preso più o meno una pausa, mettiamola così. E ora è il momento dell'ultimo partecipante a questo main event di WWE su Netflix, valido per il titolo di coppia WWE. E ecco l'ingresso del Phenomenal One, AJ Styles. Il re della Styles Clash è proprio lui, eccolo qui AJ Styles. Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. Un match che sicuramente ci offrirà grande spettacolo. Non raccolto troppo bene AJ Styles oggi.
carichissimo comunque per la grande occasione che ha insieme al compagno Nakamura. E allora, ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per i titoli di coppia WWE. Alza le cinture al cielo, Jessica Carr, direttrice di gara. E direi allora che questo main event di Monday Night Raw può iniziare. The Art Business, Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs contro AJ Styles e Nakamura. Spero che vi piacciono, ragazzi, i match di coppia. So che a tanti di voi sì, perché questo sarà il primo di una serie che vedrete, principalmente nella puntata poi di Dynamite, dove avremo 3 match di coppia su 6. Sì, l'ho fatta un pochino più. Ora, queste puntate, anche quella di Dynamite, come sto facendo per quella di Raw, che ho unito le rivalità anche di SmackDown con Raw, uguale faccio un Dynamite, visto che è proprio l'ultima puntata prima del pay-per-view, e quindi portiamo avanti anche chiaramente le rivalità di Collision. Comunque l'Art Business, senza la fare, attenzione, MVP sale, rimuove il cuscinetto protettivo, quello può essere usato in varie maniere. Ragazzi, direi che è davvero un bel inizio. Ora la lotta si è spostata fuori dal ring. Un bel inizio davvero, Guardiamo la Business, che è stato il Night's Main Event, ha difeso la cintura da un 3-way match che comprendeva anche Braun Breaker e Bronson Reed e i Guns, ovvero Austin e Colten Gunn, vincendo e difendendo con successo. Ai ai ai, AJ Styles evita qui. Sbatte Powerhouse Hobbs con la testa contro il paletto. È un bello scontro, c'è da dire. Nakamura viene lanciato da Powerhouse Hobbs contro le balaustre protettive. Styles invece sta menando Bobby Lashley. Attenzione, è pronto un suplex e invece un neck che si trasforma in una neck break, e dall'altra parte Nakamura lancia dentro il ring Powerhouse Hobbs, ma cross line di Hobbs. Solo uno, niente da fare qui. Poi shoulder block di Hobbs su AJ Styles, ma ritorna Nakamura. Wow, che colpo ad abbattere AJ Styles, le spalle, intanto rimane sul ring Powerhouse Hobbs e Nakamura ferisce il nipponico. Wow, Powerhouse, attenzione, abbatte Nakamura con una shoulder block. Attenzione, una culla di Nakamura, uno, è solo uno. La resistenza ha sbattuto un po' ovunque Bobby Lashley.
Clothesline di Nakamura su Ops. Ancora Nakamura su Ops, ragazzi, colpisce. Indiavolato Nakamura. Ora ci sta, si viene lanciato dentro il ring da Bobby Lashley che sta rientrando per dare una mano al compagno anche. Attenzione, lo carica. Powerbomb su AJ Styles. Attenzione Nakamura sulla terza corda. Vola, ginocchiata. A vuoto perché il Powerbomb si scansa. Powerbomb. Prova lo schienamento, Ops, 1, 2, niente, Styles dice no. Qua ragazzi, per le Powerhouse Ops avevo mandato un messaggio su AJ Styles, su Bobby Lashley, ma Powerhouse Ops va a prendere il Phenomenal One del main event davvero di Monday Night Raw, valido per i titoli di coppia WWE detenuti attualmente dall'Art Business. Bobby Lashley e Powerhouse Ops. Attenzione, MVP inoperoso, si fa per i compagni più che altro, ma non avere bisogno dei suoi interventi scorretti. Side slam su Nakamura. Attenzione Jay, vola ma va a vuoto Jay Styles, e Bobby Lashley infatti lo prende in difficoltà gli sfidanti. Irish Whip lanciato. Colpo. Stanno massacrando AJ Styles lì al tavolo di commento. Attenzione, arriva Nakamura da dietro. Ma Bobby Lashley se lo aspettava. Spear a tranciare Shinsuke Nakamura. Attenzione, l'Artlock, Bobby Lashley fa cedere, no, AJ Styles riesce a intervenire e a salvare questo tentativo di presa, di sottomissione. Attenzione, AJ Styles, neckbreaker, prova lo schienamento su Nakamura, AJ non ce la fa in tempo a rialzarsi, 3, ancora, una volta, l'Art Business difende i titoli di coppia. Beh, direi che a questo punto diventano il regno di coppia migliore della nostra Universe Mode, il più dominante, ragazzi. Dopo anche questa difesa hanno scavalcato, per ciò che mi riguarda almeno, Sami Zayn e Kevin Owens della passata stagione, e si riconfermano ancora loro i dominatori della categoria. Chi riuscirà a sconfiggere l'Art Business? Beh, sicuramente bella iniezione di fiducia in vista del loro match che avranno per i titoli intercontinentali degli Stati Uniti a SummerSlam. Ma ora
ragazzi, dopo questa puntata di Raw andiamo a portare AEW Dynamite, ultima puntata prima del pay per view prossimo andiamo a trasmettere, ovvero AEW Dynasty. Andiamo un attimo subito a modificare la card, ve l'ho detto, qui preparatevi a un po' di match di coppia perché dobbiamo portare avanti anche le narrative presenti anche a Collision, visto che non facciamo la puntata di Collision. Quindi iniziamo subito col botto con Mariah May e Becky Lynch, The Man, ok, che andranno a sfidare poi le loro avversarie di Dynasty. Chelsea Green, che andrà a sfidare Mariah May in quanto vincitrice dell'Owen Hart Tournament, e Jamie Hayter, che andrà a sfidare Becky Lynch per il titolo TBS. Continuiamo con il secondo match. Personaggi a partecipanti, sì. Questo sarà un match free in realtà. L'unico che non porterà avanti la narrativa, Liv Morgan contro Chris Statlander, ragazzi. Poi altro match di coppia, ma questa volta multiplo. Ebbene, sarà un match 3 contro 3. Avremo 3 contro 3. Avremo Kazuchika Okada da una parte, il campione international, insieme a gli FTR, esattamente, Cash e Dax Harwood, contro gli Usos, con cui hanno iniziato una rivalità proprio nell'ultima puntata di Collision, e Adam Copeland, che andrà a sfidare proprio Konosuke Takeshi per il titolo international Pro Super Pay Per View AEW Dynasty. Poi insieme a Liv Morgan e Chris Statlander, è vero, ce n'erano altri due in realtà di match così, quindi personalizza match 1 contro 1. Qui abbiamo Jack Perry, che si è fatto rivedere nell'ultima puntata perdendo contro Okada, contro Claudio Castagnoli. E poi andiamo avanti con altro incontro Anna Jay contro Giulia, e poi il main event, dove andiamo a portare avanti l'ultimo faccia a faccia, ragazzi, prima del pay per view, tra Bryan Danielson e American Dragon, che sarà il main event per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, contro il vincitore dell'Owen Hart Tournament Adam Page. Verrà seguito da Kyle Fletcher e poi seguito giustamente da Don Callis e da Konosuke Takeshita, che fanno parte della Don Callis Family, contro Hangman Adam Page. Dov'è? Devo andare là, giustamente. Contro Adam Page e Eddie Kingston, per portare avanti anche la faida, diciamo, tra Eddie Kingston e la Don Callis Family. Guardiamo la vittoria di Eddie Kingston nello speciale che abbiamo fatto insieme all'El, organizzato con AEW Ring of Honor, Fantastica Mania, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist di questa stagione. Iniziamo, ragazzi, questo opener di AEW Dynamite pre pay per view Dynasty. Avremo Mariah May e Becky Lynch contro Chelsea Green e Jamie Hayter. Come sapete, ve l'ho detto, ve l'ho spiegate prima le narrative mentre sto facendo i match. Chelsea Green e Mariah May andranno contro, in quanto Chelsea Green è la vincitrice dell'Owen Hart Tournament femminile,
La stessa cosa Jamie Hayter contro Britt Baker per il titolo TBS, tutta roba che vedremo bella bella a AEW Full Gear. E iniziamo questa puntata di Dynamite, ragazzi. Mariah May e Becky Lynch contro Chelsea Green e Jamie Hayter. E ecco l'ingresso della campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, The Glamour, Mariah May. The following contest is a tornado tag team match. Introducing first, from London, England, the All-Star Women's World Champion, Mariah May. And her partner, from Dublin, Ireland, the All-Star Women's Television Champion, Becky Lynch. From England, Ginny Heather. Rieccomi qui, ragazzi, scusatemi se sono stato assente su 3 dei 4 ingressi delle partecipanti di questo Open AEW Dynamite, ma era l'ora che il mio gatto doveva mangiare, ragazzi. Si chiama Leon. Avevo fame, devo dire. Ma ecco l'ingresso dell'ultima partecipante di questo match di coppia, Chelsea Green, che porta con fierezza la cintura che dimostra la sua vittoria all'Owen Hart Tournament femminile. Prima edizione abbiamo fatto il vincitore dell'Owen Hart maschile, per chi non lo sapesse è Hangman Adam Page, che andrà poi a affrontare nel main event di Dynasty Bryan Danielson per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling. Ecco qui Chelsea Green carichissima, una storia che Chelsea voleva iniziare con il rispetto, ma Mariah May ha dimostrato in più di un'occasione, anche una volta abbandonandola contro 2 avversarie in quanto tag di coppia. Chelsea Green si pente ancora oggi di aver accettato quell'incontro.
Tra l'altro le due sono anche state avversarie nello speciale del CMLL con AEW Ring of Honor Fantastica Mania in un 3 contro 3, dove Mariah May era insieme a Tina e Billy Starks e Chelsea Green era con Britt Baker e Thunder Rosa, anche perché insomma queste due coppie che vi ho detto dovranno andare poi per i titoli di coppia femminili ai W Dynasty. Proprio Britt Baker e Thunder Rosa difenderanno contro Tina e Billy Starks con i vari scontri che ci sono stati nelle scorse settimane. Ma andiamo a commentare questo opener con in realtà Chelsea Green e Jamie Hayter, che devo dire hanno iniziato molto bene contro Becky Lynch e Mariah May. Lanciata fuori dal ring, poi ora in 2 contro 1 contro Chelsea Green. Attenzione, sta tornando Jamie Hayter. Becky non se ne è accorta. È in genitale la sua, se le doveva aspettare, dai. Però arriva Mariah May a aiutare Becky. E allora Chelsea ne approfitta, ma niente da fare. Le heel in vantaggio adesso, attenzione. Però questo schienamento improvviso. 1. Loaded press di Mariah May su Jamie Hayter fuori dal ring, su Chelsea Green, scusate, mentre Becky sta provando a sottomettere con una leg lock Jamie Hayter. Match dominato dall'Europa, perché abbiamo le inglesi Mariah May e Jamie Hayter. Tra l'altro le due hanno avuto un emozionante match all'epoca valido per il titolo TBS a AW Lean, che se vi interessa lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, per il più importante dell'Elite Wrestling, fatta a Wembley, dove proprio Mariah May e Jamie Hayter, le due inglesi, sono andate a sfidarsi per il titolo TBS. Campionessa da Jamie Hayter, poi vinto da Mariah May, match davvero emozionante a casa loro. E poi c'è Becky Lynch che è irlandese, Chelsea Green canadese, quindi insomma abbiamo un dominio europeo in questo match di rappresentanza. Crossline di Becky su Chelsea Green e Becky Lynch in WWE sono affrontati, lo sapete. Tra l'altro fu proprio all'epoca Chelsea Green a togliere la cintura a Becky, l'ultimo regno, se non sbaglio, anzi sì, da campionessa mondiale WWE, prima dell'approdo in un'Elite con il draft che c'è stato, dove abbiamo draftato atleti di entrambi i roster per creare nuove narrative, nuovi match mai visti, almeno rispetto alla scorsa stagione. Lanciato Mariah May da Becky Lynch e poi Chelsea Green va a aiutare, no, niente da fare, non ha bisogno di una mano Jamie Hayter. E allora si avventa Chelsea sulla sua avversaria di AEW Dynasty per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, la vincitrice dell'Open Air Tournament. Tra l'altro ragazzi, oggi fanno coppia, ma ricordiamo che la finale dell'Owen Net Tournament fu proprio Jamie Hayter contro Chelsea Green. Ah sì, mentre dall'altra parte c'era Konosuke Takeshita contro Hangman Adam Page. Lascia il leg sweep. Direi che le quattro stanno scambiando un bel po' di botte e colpi. È quello che vogliamo da loro in questo opener di AEW Dynamite. Attenzione Jamie Hayter. No, ribalta Becky. Ma c'è Chelsea a aiutare la sua amica, la sua compagna più che altro. Attenzione Chelsea Green, lancia via, ma Mariah May che poi va a sbattere contro le protezioni che dividano gli atleti dal pubblico. Ribalta qui, attenzione. Intanto una Boston Crab a una gamba fuori dal ring di Chelsea e Mariah. Jamie Hayter si vanta, dice ora la chiudo.
serie di chop su Becky Lynch, machine gun chop. E il pugno finale, attenzione. Jamie la prende, esplode il suplex, no, ribalta. Attenzione, entra anche Chelsea Green sul ring. Attenzione, Unpretty, la mossa finale su Becky Lynch. Ma Mariah May è prontissima a interrompere lo schienamento, infatti colpisce immediatamente Chelsea. Torna Chelsea Green a prendersi cura di Mariah May, colpo. Attenzione, proprio lo schienamento, Becky Lynch su Jamie Hayter, 1, 2, ma Jamie dice no. Attenzione di là, fantastica mossa di Mariah May, potrebbe essere finita, 1, 2, ma anche Chelsea dice no. Lei pensava di aver vinto, si era appoggiata a sedere. Oh, attenzione, ma qui con questa mossa colpisce anche Mariah May. Becky Lynch è veramente scordinata. Prova lo schienamento a ponte. No, pensavo provare lo schienamento a ponte. Attenzione a Jamie Hayter. Attenzione, Lariat, il letale Lariat di Jamie Hayter. E Chelsea Green la colpisce. Attenzione, Mayday su Chelsea. Qui però Chelsea è andata, secondo me voleva provare uno schienamento. Attenzione, culla improvvisa di Chelsea Green su Mariah May. 1, 2, no, e allora schienamento. No, dall'altra parte c'era anche Jamie Hayter su Becky Lynch, prova lo schienamento, ma neanche il tempo. Ora Jamie e Becky vanno a menarsi fuori dal ring, rimangano sul quadrato le contendenti che si giocheranno il titolo mondiale, i W Dynasty. Splashone! Grande opener di questa puntata di Dynasty tra Mariah May e Becky Lynch contro Jamie Hayter e Chelsea Green. Leg drop, la terza corda potrebbe essere la fine, ragazzi. 1, 2 e 3. Vincano Becky Lynch e Mariah May, sorridano prima del loro scontro contro Jamie Hayter e Chelsea Green. Singolo di EW Dynasty festeggia la campionessa TBS e la campionessa mondiale. E andiamo al prossimo incontro di questa puntata di Dynamite, che vedrà ben più di un match di coppia. Secondo match di questa puntata, Liv Morgan contro Kris Statlander. E Kris Statlander che abbiamo visto in azione nell'ultima puntata di... non mi ricordo se era Collision o Dynamite. Match di coppia con la sua amica Willow Nightingale. E inizia il match, ragazzi. Liv Morgan contro Kris Statlander. Dall'altra parte Liv Morgan è una delle atlete più interessanti, arrivata nella divisione femminile dal draft con la WWE. Lei ex campionessa mondiale WWE nella scorsa stagione, arrivata qui a Dynamite, però diciamo ha delle occasioni importanti. Certo, una grande vittoria contro Mariah May nell'ultima puntata, in un match non titolato, una Mariah May che non perdeva da veramente un sacco di tempo. Gran vittoria di Liv, una Liv che però Blood and Guts, il primo evento che vi consiglio anche voi di andare a operare, trovate nella playlist di questa stagione 2025-2026, è stato il primo evento speciale, non un pay per view ma un evento speciale dell'All Elite Wrestling, similare al pay per view, dove ha avuto la possibilità di vincere un 4-way match col number 1 contendership il palio, poi vinto da Toni Storm. È
è uscita poi dall'Owen Hart Tournament Liv Morgan, certo sta vittoria contro Mariah May. Vedremo adesso come si comporterà contro Kris Statlander. Eccola qui, Kris Statlander, la Alien Girl, ex Alien Girl. Belle prove ha fatto vedere, soprattutto in coppia con Willa Nightingale, Kris Statlander. Luci e laser, sempre abbastanza piacevoli quelli di Kris Statlander. E siamo pronti ragazzi per questo secondo match di Raw Dynamite. Liv Morgan contro Kris Statlander. Grande mossa di Liv Morgan qui. Bell'inizio davvero il suo, prova già lo schienamento su Kris Statlander. Uno? Solo uno. Attenzione Kris, bella mossa qui. Beh, sicuramente quella dell'ultima settimana è la vittoria più importante di Liv Morgan da quando è arrivata qui nel brevissimo tempo, in poco tempo è arrivata qui in Elite Wrestling. Per dire Dynasty sarà solo il nostro secondo evento in pay-per-view, quindi comunque ciò che riguarda l'Elite Wrestling intendo, tolto WrestleMania, che ricordiamolo nella Strongest Mode inizia la stagione ed è un pay-per-view congiunto tra WWE e AEW, che quello vi consiglio di andare a operare, la trovate proprio i primi due video della playlist di questa stagione. Colpisce, attenzione Liv Morgan, Face Slam, attenzione Liv, parte Enzeguri, fantastico. Avanza, oh, a vuoto. Wow, ghigliottina qui. Si vanta Liv Morgan. Forse nel momento... No, giusto invece. Però Kris Statlander è più rapida. La prende, attenzione. Che mossa di Kris. Attenzione come la solleva Liv Morgan. Testa che va a sbattere. Ribalta Liv questa Irish Whip.
Clothesline. Attenzione, sale sulla terza corda Liv Morgan. Splash su Kris Statlander. Attenzione, prepara probabilmente una mossa finale, la prende Oblivion. 1, 2, si dispera Liv. Kris dice no. Attenzione, Kris ribalta. Attenzione a Liv. Una codebreaker. Potrebbe essere la fine per Kris Statlander. 1, 2, 3. Vittoria per Liv Morgan. Altro match vinto dopo quello contro Mariah May. Tanta roba. Here is your winner, Liv Morgan. Bella vittoria contro Kris Statlander da parte di Liv Morgan. Andiamo ora al prossimo incontro di questa puntata di Dynamite pre-AEW Dynasty. E ora avremo un bel bordello, ragazzi. 3 contro 3. Il campione international Kazuchika Okada fa coppia con gli FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood per fronteggiare il trio composto da Adam Copeland, nonché number one contender per AEW Dynasty al titolo di Kazuchika Okada del Rainmaker, e gli Usos, Jey Uso e Jimmy Uso, che ragazzi, se avete visto l'ultima puntata di Collision, è successo un bel bordello tra gli Usos e gli FTR, e hanno deciso di portarla qui anche a Dynamite, questo scontro. Quindi avremo questo bel 3 contro 3 che sarà sicuramente molto spettacolare, molto difficile da commentare per seguire tutte le azioni dei wrestler sul quadrato, però come sempre noi ce ne fottiamo e ci godiamo lo show che 6 atleti come questi ci possano regalare, ragazzi. Uno magari si fa forse un tagliettino agli ingressi per risparmiare un pochettino di tempo. Va bene, che tanto ne abbiamo di match di coppia in questo match, ne abbiamo un altro ancora, ne abbiamo già fatti 2 anche nella puntata di Raw, nel main event, quello valido per i titoli di coppia. E quindi iniziamo il primo ingresso di questo 3 contro 3 con il campione international Kazuchika Okada, il nipponico, il Rainmaker, che dovrà difendere la cintura dall'assalto di Adam Copeland, la rete da superstar ex Edge. A AEW Dynasty, the All-Star International Champion Kazuchika Okada, ragazzi. Ora è il momento dei compagni di Okada. E eccolo qui, Cash Wheeler seguito da Dax Harwood, gli FTR. Gli FTR, ragazzi. Cash Wheeler e Dax Harwood, che io chiamo simpaticamente Mario. E ora ecco l'ingresso degli Usos, Jey e Jimmy Uso. Avanzano Jimmy e Jey Uso, ragazzi. Ed è ora il momento dell'ingresso dell'ultimo partecipante. Abbiamo fatto bene a tenere un po' di ingressini qua, proprio per l'abbondanza di match di coppia. Ed eccolo qui, lo sfidante di Kazuchika Okada a AEW Dynasty, la Rated R Superstar Adam Copeland. Eccolo qui, ragazzi, il canadese, proprio lui.
Lui che ha avuto la possibilità di diventare campione. Proprio contro Bryan Danielson, ma non è andata bene per lui. A full gear, vero? Sì, a full gear. Bene, i 3 partecipanti hanno fatto il suo ingresso e ora il match può iniziare. Kazuchika Okada e gli FTR, Cash Wheeler e Dax Harwood contro Adam Copeland e gli Usos, Jimmy e Jay Uso. Come vi ho annunciato sarà chiaramente davvero un bel bordello. E quindi godetevi le parti che più vi piacciono di questo incontro veramente incasinato. Casino, rimangano sul ring Cash Wheeler e Jimmy Uso e Okada e Jay Uso. Per il ring se le danno Mario, come lo chiamo io, e Adam Copeland. Ribalta qui però. Che volo di Jay Uso su Kazuchika Okada, mentre Jimmy prende Cash Wheeler. Adam Copeland colpo. Attenzione, Adam Copeland, suicide dive su Mario, ma schiva tutto su Mario Dax Harwood. Sì, bella serie di mosse fuori dal ring ad alto impatto. Sul ring ora Mario e Adam Copeland, lo prende, suplex schiantato il canadese. Gli FTR sono entrambi uno dei migliori tag team al mondo, che sono entrati da pochissimo a far parte della categoria tag team dell'All Elite Wrestling, una categoria tag team veramente forte. Una resa dei conti quella tra gli FTR e gli Usos che vedremo ai W Dynasty, ma non è detto, perché ci devo ancora pensare qui. Non è detto che saranno l'unico team, perché sto pensando, ma vediamo, non è detto, può darsi anche un 2 contro 2. Vi posso dire che ci saranno il title shot dei titoli di Coppia Empire, quello sì. Samoan drop, ragazzi. Ovviamente a fine puntata faremo un recap di quella che sarà, visto che è il prossimo evento, di quello che sarà la puntata, la card di AEW Dynasty, il prossimo evento in pay-per-view che andremo a trasmettere. Lancio intanto Mario, prova a schienare Jimmy Uso, solo uno. Attenzione ragazzi, solo uno per Jimmy Uso. DDT. Attenzione sul ring Jimmy Uso e Cash Wheeler.
Mamma mia, Okada, che spinning elbow su Adam Copeland. I due erano andati a cercarsi fuori dal ring. Gli lancia la polvere simbolicamente addosso. Okada in segno di mancanza di rispetto. Spinebuster di Cash Wheeler su Jimmy Uso. Attenzione, la vuole chiudere Cash. Lo prende Sharpshooter. Lo gira, bloccato nella presa sotto missione, può accedere Jey Uso, no, ribalta la presa in maniera fantastica, ma attenzione a Okada, evita anche lui, attenzione, Rainmaker su Jimmy Uso, potrebbe essere finita, 1, 2, 3, 2,99 ragazzi, attenzione ad Adam Copeland, crossbody sul suo avversario diretto di Dynasty, arriva Mario, niente da fare, si libera da solo Okada, era arrivato in ritardo. Ora in 2 contro 1, Adam Copeland in pericolo, ribalta in una DDT su Okada, è giocato fuori dal ring Adam Copeland da Mario. Jimmy è rimasto in 2 contro 1, attenzione, colpisce Cash Wheeler, poi viene preso da Okada, neckbreaker, grande match ragazzi tra Okada e gli FTR contro gli Usos e Adam Copeland che spia di Jimmy su Okada, ma c'era Mario pronto a intervenire, ora è arrivato Adam Copeland, attenzione Adam Copeland prende Mario, che mossa, attenzione Adam Copeland carica la no, si rialza in tempo Mario, lanciato, oh, attenzione, una culla improvvisa di Adam Copeland, ma arriva Okada a interrompere lo schienamento proprio di quello che è il suo avversario. Spear su Okada, ma torna Mario, attenzione, Spear su Mario, 1, 2, no, dice di no Cash Wheeler. Bel match davvero ragazzi, gran match qui a Dynamite. Attenzione Jey Uso, testata, diving headbutt dalla terza corda, arriva però Cash Wheeler, belly to belly, prova lo schienamento, attenzione, 1, 2, no, Jey Uso dice no, attenzione è arrivato Adam Copeland a prendersi cura di Cash Wheeler, ma arriva anche Mario, Spear, lancia il leg sweep su Jimmy Uso, su Jay scusatemi, uppercut Adam Copeland, ancora un'altra mossa di Okada su Adam Copeland, attenzione Mario, prova a sottomettere Jimmy Uso, in pericolo Jimmy Uso, attenzione, si libera, che match pazzesco, attenzione Okada, Rainmaker su Jey Uso, prova lo schienamento, 1, wow, arriva Jimmy e anche l'arbitro va a terra ragazzi. Che grandissimo incontro questo, forse si meritava il main event. Face slam e poi crossline, grande Adam Copeland che parte a razzo, no, un po' indeciso, continua questo incredibile match, ultimo faccia a faccia
tra tutti questi partecipanti prima di AEW Dynasty, dei loro scontri diretti. Che match pazzesco, che serie di spot fest pazzeschi. Attenzione Adam Copeland, è pronto per una spear su Okada, a segno, potrebbe essere la fine, ma Cash Wheeler riesce a interrompere tutto, belli to belli, poi su Jey Uso rimangono Okada e Copeland, i due avversari che si contenderanno il titolo International, il secondo titolo più importante nell'Elite Wrestling. Crossline, Adam dice ora la chiudo. Calcione, proprio lo schienamento ora, potrebbe essere la fine, 1, 2 e Adam dice no, Okada non ci vede. Attenzione, lo prende, ma si libera Copeland, Springboard crossbody con schienamento, 1, 2, 3, vincono Adam Copeland e gli Usos, sconfitti Okada e gli FTR. Che vittoria, che match pazzesco. Tra l'altro Adam Copeland si è preso la soddisfazione di schienare proprio il suo prossimo avversario di AEW Dynasty. Vedremo allora come andrà a finire, però stasera l'ultimo sorriso se lo sono preso loro. Andiamo ora al prossimo incontro, ragazzi, qui a Dynamite. Jack Perry, lo scapegoat che è tornato nell'ultima puntata, perdendo contro Okada ma facendo un grande incontro contro Claudio Castagnoli, membro dei Death Raiders, composti come sapete anche da Pac e John Moxley. E poi quando finirò andrò a cena, perché l'orario mi sembra quello, ragazzi, cioè mi sembra quello nelle mie aspettative di quando finirà, ma questo non è una cosa che probabilmente a voi interessa particolarmente. E ecco l'ingresso di Jack Perry, lo scapegoat. From New York, weighing in at 178 pounds, Jack Perry. Cry Me a River, lo scapegoat Jack Perry avanza verso il quadrato con la sua classica maschera da caprone satanico.
E ora, finito l'ingresso di Jack Perry, è il momento dell'avversario di stasera. Dalla Svizzera, il cyborg svizzero Claudio Castagnoli. From Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds, CeeLo Theo. Eccolo qui Claudio Castagnoli, il Superman svizzero, che avanza verso il ring. Questo suo incontro contro Jack Perry. Avanza, ma sempre senza fronzoli, Claudio Castagnoli. E ora può iniziare questo incontro qui da Dynamite. Jack Perry, lo scapegoat, contro il cyborg svizzero Claudio Castagnoli. Crucifix di Jack Perry su Castagnoli. Bell'inizio subito di Perry. Attenzione. Lanciato. Colpisce ancora Jack Perry. Devo dire, all'inizio mi è sembrato buono, anche se Castagnoli quel poco che ha colpito come un fabbro. Ecco, diciamo il giusto riassunto mi sembra questo di questo match per il momento. Siamo ancora all'inizio, d'altra parte. Serie di gomitate di Claudio Castagnoli. Serie di calci di Castagnoli che infierisce. Molto meglio Jack Perry contro Kada nella scorsa settimana rispetto a ora, però vediamo un po' come si sviluppa. Dato Castagnoli uno strano bug con le gambe, non so se ci avete fatto caso, per rialzarsi, va bene. Bel springboard crossbody di Jack Perry, attenzione. No, Castagnoli dice no. Prende. Ribalta in un bulldog, ma è di nuovo in piedi Castagnoli. German suplex, bello di Jack Perry. Attenzione, Canadian Destroyer, fantastica di Jack Perry, che si sta rimettendo in carreggiata. Solo uno ragazzi. Con Jack Perry prende la rincorsa spallata che va ad abbattere fuori dal ring, e poi grande
questo lancio su Castagnoli, devo dire che si sta davvero rimettendo in carreggiata. Sto riconoscendo Jack Perry dell'ultima puntata di Dynamite contro Kazuchika Okada, campione international della All Elite Wrestling. Tanto l'arbitro conta, siamo a 3, lanciato. Proprio lo schienamento 1. Serie di pugni. Attenzione il comeback di Castagnoli. Prova Jack Perry, no, sgambetto di Claudio. Attenzione, lo prende per le gambe. Sharpshooter, lo vuol far cedere, attenzione, in pericolo Jack Perry. Dolore per lui, attenzione. Oh, riesce a liberarsi Jack Perry. Incredibile. E poi l'Outen Express lo riprende Castagnoli. Devastante quest'oggi, gran prestazione la sua. Evita, attenzione, come ha evitato il colpo di Jack Perry e come ha messo al segno la sua neutralizer. Mossa finale di Castagnoli, è finita ragazzi. 1, 2. Jack Perry irritato Castagnoli. Dice ah sì, non vai giù. Adesso sono voluto darti un'altra serie di mosse. Attenzione, crossbody letale. Shoulder block, ragazzi, Jack Perry non ne può più. No, niente da fare. Si rialza Jack Perry, ma finisce sempre. Attenzione, sedere di gomitate. Colpo. Calcioni, chop. Lo prende. Ginocchiata in piena testa. L'arbitro conta, attenzione. 6. Prende Castagnoli ancora. Irish Whip, no. Pensavo un Irish Whip, invece lo porta. Dove lo porta? L'arbitro qui continua a contare ragazzi, tra un po' siamo a 10. 8, attenzione, 8. Dai, non lo facciamo così, finì così questo match, su. Vai. Colpisce Jack Perry, pensavo si girava Castagnoli, pronto per fare un attacco volante. Se ne Jack Perry prova a sottometterlo con questa presa. Pericolo per Castagnoli, attenzione. No, Castagnoli ribalta e colpisce poi Jack Perry. Bell'incontro tra Castagnoli e Jack Perry. Se ne lo prende. Neutralizer ancora. La seconda a segno. Dai, non può più rialzarsi Jack Perry adesso. 1, 2 e 3. Vittoria per Claudio Castagnoli, che sconfigge Jack Perry al termine di un bel match. Bella vittoria per lo svizzero con la sua neutralizer. E andiamo ora al prossimo incontro, penultimo match di questa puntata di Dynamite pre-AEW Dynasty. Giulia contro Anna Jay, ragazzi. Prossimo incontro di questa puntata. La italo-giapponese Giulia, ex campionessa TBS e ex campionessa mondiale dell'Elite Wrestling nella scorsa stagione, affronterà proprio Anna Jay. Un'Anna Jay che si è giocata le sue carte nella scorsa stagione, non così
tante volte, però si è giocata le sue carte, ha avuto delle possibilità. Poi un periodo di declino per lei e il ritorno insieme a Sorruca, loro hanno formato la coppia, le Soul Jace fanno chiamare, hanno avuto la possibilità di diventare campionesse di coppia dell'Elite Wrestling nel match a 4, nel 4-way a eliminazione, poi vinto da Britt Baker e Thunder Rosa di AEW Full Gear. The following contest is scheduled for Entra Anna Jay. making her way to the ring from Georgia, Anna Jay. La Magical Girl avanza verso il quadrato, Anna Jay. E ora è il momento dell'ingresso dell'avversaria. Ed eccola qui, ragazzi. Giulia And avanza. Tokyo, Japan, Julia. Ha fatto il suo ingresso Anna Jay, ha fatto il suo ingresso Giulia e allora direi che questo match è prossimo a iniziare, ragazzi. Parte subito Giulia, colpisce Anna Jay. Serie di testate di Giulia. Sicuramente favorita dai pronostici Giulia, conosciamo bene tutta la sua classe, però Anna Jay può dire qualcosa, più di qualcosa devo dire, qui però che mossa ad alto impatto di Giulia. Attenzione Anna Jay, presa in sottomissione, ma niente da fare. Evita questo calcione, la lancia Giulia, l'Irish Whip, ancora. Bel German suplex, ragazzi, e poi il comeback di Giulia su Anna Jay che sta distruggendo l'avversaria. Ma Giulia è ancora ora la campionessa uscente, perché Maria May, quella che gli ha tolto il titolo, è ancora la campionessa. Questo è successo a AEW Revolution, che è stato l'ultimo pay-per-view della stagione proprio in generale, non solo della stagione precedente,
da 2024-2025, di cui ricordo trovate tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali tra WWE Raw, AEW Dynamite, SmackDown, Collision. È stato proprio l'ultimo pay-per-view. Poi Mariah May è sopravvissuta alle sue sfidanti, in particolar modo degne di nota la doppia vittoria contro Toni Storm. Giulia, Blood and Guts ha avuto la possibilità, proprio come il discorso che avevo fatto con Liv Morgan, di essere la number one contender per Full Gear, ma in realtà poi niente, ha vinto Toni Storm. Qui il match non lo facciamo finire per conteggio fuori, assolutamente no. Ok, ho sbagliato un attimo le misure, scusami NJ, non volevo. Pensavo di fare una cosa bellina. Va bene, va bene. Giulia, grazie al mio assist, prende NJ e la lancia contro i gradoni d'acciaio. Serie di gomitate, attenzione qui. Lanciata Giulia. German suplex ancora. Pestone. Tra l'altro ragazzi, attenzione, impresa di sottomissione in pericolo, cioè, potrebbe cedere. Cioè, prova a sottometterla Giulia. Ancora resiste Annajay, riesce a resistere. Poi respinge Giulia. Serie di gomitate. Non ho ancora provato il roll up che volevo fare, ma vabbè. Arrivederci, ovvero un knee strike. 1, 2 e 3. Vince Giulia, sconfitta Najee. Buona vittoria per lei. Here is your winner, Giulia! Bella vittoria ragazzi di Giulia. E ora manca solo il main event di questa puntata di Dynamite, ragazzi. Ultimi faccia a faccia prima di W Dynasty con, allora, The American Dragon Bryan Danielson insieme a Kyle Fletcher, il campione TNT, accompagnato quest'ultimo dalla Don Callis Family al completo, perché c'è anche Takeshita oltre a Don Callis. Dall'altra parte Eddie Kingston, che come sapete ha avviato una rivalità. Tutto è partito da Fletcher nelle puntate di Collision, poi è passato anche per l'evento del CMLL organizzato in collaborazione con AEW Ring of Honor, ovvero Fantastica Mania, che vi ho già detto dove trovarlo nella playlist dedicata a questa stagione, la 2025-2026, dove ha sconfitto e mantenuto il titolo della Ring of Honor in un 2 out of 3 falls al meglio delle due cadute, sconfiggendo proprio Takeshita. E poi la rivalità è continuata con un altro faccia a faccia con Kyle Fletcher, che è arrivato ad assalire in maniera brutale ancora prima dell'ingresso sul quadrato Eddie Kingston. Dall'altra parte invece l'American Dragon Bryan Danielson, c'è poco da spiegare, perché il main event di W Dynasty sarà proprio contro Hangman Adam Page, in quanto Hangman vincitore dell'Owen Hart Tournament maschile a Full Gear, tra l'altro sconfiggendo Takeshita presente. Insomma, come vedete ci sono tante cose che si vanno poi a ricollegare tutto il resto, e quindi avremo questo match di coppia, Kyle Fletcher e Bryan Danielson contro Eddie Kingston e
Hangman Adam Page, ultimo faccia a faccia, come è successo già tra altri protagonisti di questa puntata, prima di AEW Dynasty. E iniziamo anche qui, andiamo a tagliare un po' di ingressi, dai, visto che altro match di coppia. In questa puntata penso sia la puntata con più match di coppia di tutta la nostra Universe Mode, comprensiva anche della scorsa stagione. Ma eccolo qui il campione mondiale della All Elite Wrestling, The American Dragon, Bryan Danielson. Yes, yes, yes. Champion Bryan Danielson. Indica la cintura Bryan Danielson, scusatemi. Indica che è lui il campione della All Elite Wrestling. Dall'altra parte ingresso in massa della Don Callis Family. Però lotterà solo Kyle Fletcher, ricordiamolo. A bordo ring rimarranno gli altri. Eccolo qui il campione TNT Kyle Fletcher, accompagnato da Konosuke Takeshita con la sua maschera da Oni giapponese. Dietro a tutti la vera mente di questo gruppo, ovvero Don Callis. Representing the family from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the All-Star Television Champion, Kyle Fletcher. È entrato anche Kyle Fletcher e ora è il momento degli avversari, ragazzi. Primo tra tutti, colui che interessa di più è Kyle Fletcher. Eccolo qui il campione della Ring of Honor, Eddie Kingston, il Mad King. Eccolo qui lui, ragazzi, in apertissima rivalità violenta con la Don Callis Family. Andrà poi il tutto a collidere in un match con entrambe le cinture in palio, sia quella TNT che quella della Ring of Honor, AEW Dynasty tra Kyle Fletcher e Eddie Kingston. Ma ora ecco l'ingresso del vincitore dell'Open Tournament maschile e la cintura sta lì a testimoniarlo, Hangman Adam Page, il cowboy. Hangman Adam Page, ragazzi, grandissima occasione per lui di diventare campione mondiale dell'All Elite Wrestling nel main event contro Bryan Danielson di American Dragon AEW Dynasty. Evento, ragazzi, che arriverà veramente presto, il prossimo episodio per l'appunto. E ora direi che è il momento di iniziare questo match di coppia main event dell'ultima puntata di Dynasty pre-AEW e l'ultima puntata di Dynamite, scusatemi, pre-AEW Dynasty. Bryan Danielson e Kyle Fletcher, quest'ultimo accompagnato dalla Don Callis Family, Konosuke Takeshita e Don Callis, contro Hangman Adam Page e il campione della Ring of Honor Eddie Kingston. Andiamo, Danielson non fa parte della Don Callis Family, per chi magari se lo sta chiedendo o non seguiva le ultime narrative che abbiamo portato, è qui solo perché facciamo questo match per unire un po', per portare avanti il confronto prima dei match poi che avranno in pay-per-view. Attenzione, il doppio volo sia di Fletcher che di Danielson completamente a vuoto. Entrambi i voli proprio completamente sono andati a schiantare. Attenzione, Busaiku kick intanto di Fletcher su Eddie Kingston e poi lo colpisce subito dopo con un calcio alla schiena. Attenzione Adam Page.
ribaltato e Danielson ora a 2 contro 1, attenzione. Rimasto sui ring Kyle Fletcher e Eddie Kingston, protagonisti poi del Winner Takes All, con entrambe le cinture in palio, il titolo AEW TNT e il titolo della Ring of Honor AEW Dynasty. Serie di calcioni intanto di Danielson su Adam Page, scanditi dal pubblico. E ora attenzione Danielson che attacca Hangman. Takeshita voleva provare a fare qualcosa, ma poi visto dall'arbitro, attenzione, presa di sottomissione interrotta qui, azione Takeshita che va a rimuovere il cuscinetto protettivo. Sì, acciaio esposto finché l'arbitro non se ne accorge. Oh, eccolo che si è ritorta contro, perché Hangman Adam Page ha proprio lanciato contro il ferro esposto Kyle Fletcher. Prova ora lo schienamento Danielson. Oh, si libera subito Adam Page. Tornata di Kingston ora. Attenzione Eddie su Fletcher e fa sbattere la gola contro le corde, ma c'è Danielson che arriva, niente, attenzione Kingston, li stende tutti e due. Attenzione qui, una powerbomb di Kingston, proprio lo schienamento, 1, 2, 3, vincano Eddie Kingston e Hangman Adam Page questo main event di Dynamite. Con schienamento di Kingston proprio su Kyle Fletcher, ragazzi. E bella vittoria per il Team Face proprio prima dei loro scontri, rispettivamente Danielson contro Hangman Adam Page e Eddie Kingston contro Kyle Fletcher di AEW Dynasty. Festeggiano i due, ma ricordiamo gli scontri decisivi saranno proprio in pay per view. E allora con questa ultima immagine di Eddie Kingston, il campione della Ring of Honor, e Hangman Adam Page, il vincitore dell'Owen Hart Tournament, che festeggiano, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo appuntamento con la nostra Universe Mod. Il prossimo appuntamento che sarà proprio AEW Dynasty. Un saluto ragazzi e alla prossima.